Messaggio del 51esimo viaggio in astronave. Il nuovo DNA 12 universi di coscienza. Dall'astronave madre della Federazione Galattica 18 aprile 2012, la nascita del nuovo uomo cosmico attraverso la ricodifica del DNA. Siamo giunti al mio 51esimo viaggio in astronave, rapporto di contatto, e sono molto fiero di ciò che in questi anni siamo riusciti a co-creare insieme a tutti voi amici, fratelli vicini e lontani. Sono orgoglioso di essere rimasto in piedi dopo una estenuante battaglia contro alcuni draconiani di Draconia, e questo grazie al vivo rapporto di walking che sperimento attraverso questo mio corpo missione. Di walking in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maya attraverso il maestro di scienza universale Amrir del Concilio Superiore Pleiadiano. Aramon, è giunto il giorno del mio viaggio nelle stelle e nelle galassie, grazie ai fratelli di luce e dal mio DNA di seme stellare, che puntualmente mi porta a vivere viaggi nella dimensione della luce astrale. In questo importante rapporto di contatto, il messaggio rivolto a tutti noi abitanti della Terra è di prepararsi al passaggio, prepararsi ad una grande e forte energia di ricodifica del DNA. Molti dei contenuti in questo messaggio spirituale potrebbero, per alcune persone non preparate, creare reazioni di un certo tipo. Propongo pertanto la lettura di questo articolo con estrema calma interiore, tempo necessario, armonia e pace, elementi fondamentali e requisiti, che devono essere attivati nel ricevere un certo linguaggio cosmico ed universale. Ricordiamoci tutti, che il linguaggio di un essere ultradimensionale è un linguaggio rivolto all'interiore di ognuno di noi, a quel preciso punto metafisico dell'anima dalla quale assorbiamo i raggi di un sole conosciuto come casa o sorgente centrale. Aramon Amrir. Quel giorno gli uomini di Tiamat spiccheranno il volo verso la luce. Mi trovo su Nibiru, pianeta astronave, che attraversa le galassie ed entra nel nostro sistema solare come 10° pianeta, e questo non è ovviamente un caso, in quanto la sua entrata nella nostra galassia sta apportando un grande sconvolgimento positivo energetico ma soprattutto spirituale. Siamo appena atterrati all'interno dell'astrostazione di servizio per Walking e Starse, ed ad attenderci il mio tutor di missione Aaron Sumase, Amrir, e Sieno e medico di bordo. Aaron Sumase Pleiadiano nordico Aramon Walkin. Sia pace con la tua presenza qui. Sia pace stellare. Sia luce ed eterno amore del Dio vivente nell'arte e nella matematica Aramon. È incredibile, abbiamo viaggiato molto veloci, siamo a bordo del grandissimo 10° nostro pianeta Nibiru. Dal finestrone dell'astronave Nibiru si presenta come un grandissimo pianeta di color rosso-arancio. Visto dalla nostra Terra pare un secondo sole ed inizia a vedersi ad oriente a fianco della nostra primaria stella, il Sole. Non è la prima volta che vengo portato nei miei viaggi in questo luogo di comando per Starse ed Walking, ma anche sede centrale di comando per l'ascensione della Terra. Più volte la NASA ed altri organi hanno dichiarato l'esistenza di questo strano e misterioso pianeta, ma nessuno ha mai preso sul serio questo annuncio notizia, e mentre l'astronave di comando pianeta scivola lenta verso il nostro sistema, alcuni astronomi iniziano a fotografare la immensa mole e lucente superficie. Da come potete leggere, ciò di cui vi sto descrivendo non è una mia fantasia, ma vi assicuro una nuova e grande verità alla quale l'intero popolo terrestre dovrà prendere presto visione. Nibiru ha da sempre influenzato la crescita della nostra evoluzione e soprattutto dell'evoluzione dell'uomo con la Terra. A tale proposito sento di consigliarvi la lettura del libro di Zecharia Sitchin, Il pianeta degli dei, titolo originale The 12th Planet. In quest'opera l'autore ritiene probabile che le conoscenze astronomiche sumere giungessero a loro attraverso questo misterioso pianeta, e lo prova le analisi di un reperto storico conservato nel Museo di Stato della città di Berlino. Una incisione su un sigillo cilindrico accadico risalente al 2400 AC. Suddetto sigillo per Sitchin altro non è che una raffigurazione del sistema solare che vede la nostra stella, il Sole, circondata dai pianeti da noi oggi conosciuti, nella corretta successione e dimensione, più Tiamat e il misterioso pianeta Nibiru. Tiamat per i Sumeri era un pianeta anticamente posto tra Marte e Giove.
Già molto prima dell'arrivo degli Anunnaki, il pianeta rosso si è trovato ciclicamente in posizione a noi prossima ed in uno dei suoi cicli Nibiru sarebbe andato ad impattare con Tiamat. Se avete fatto caso a Mrir di Maya chiama Tiamat la nostra antica Terra, quest'ultimo si frantuma in più parti ed una di queste diviene la nostra attuale cintura di asteroidi mentre le restanti parti formarono la nostra Luna e l'attuale nostra Terra. Nel luglio del 2000 la Federazione Galattica tramite Devin, capo della nona dimensione del Concilio di Nibiru affermava: quando una stella giallo-oro appare nel cielo notturno, è il cambiamento delle ere, è tempo di ricodificare il vostro DNA, e ritornare al vostro stato naturale di multidimensionalità. Il messaggio poi continuava ma ci fermiamo qua in quanto relativo al mio 51 viaggio. Nibiru non è quindi solo un pianeta che entrerebbe ciclicamente nel nostro sistema solare a un pianeta astronave artificiale e per dirla tutta una nave ammiraglia di 4 a dimensione 4D della Federazione Galattica. Questo pianeta astronave funge da Svizzera planetaria ove anche le razze in conflitto tra loro mandano i loro stessi rappresentanti ambasciatori per cercare delle mediazioni tra le civiltà extraterrestri planetarie. Molte differenti razze hanno inviato i propri rappresentanti a bordo di questo astronave pianeta. In origine Nibiru era un pianeta scagliato fuori dalla sua orbita causa implosione/esplosione di Sirio B. Esso prese ad orbitare nel quadrante del sistema delle Pleiadi e per questo è conosciuto da alcuni come un pianeta pleiadiano. Nibiru grazie alle tecnologie avanzate dei Pleiadiani viene svuotato completamente trasformato in una nave capace di navigare non solo nei quadranti e sistemi stellari ma addirittura di compiere lunghissimi viaggi ultradimensionali e raggiungere spazi e dimensioni impossibili da raggiungere a semplici navi flotta. Grazie alla sua enorme struttura ed alla sua grande tecnologia Nibiru viaggia liberamente nella galassia ospitando più di 247.000 razze extraterrestri. Fu salvato come pianeta in quanto alla deriva dopo l'esplosione di Sirio B e fu salvato dalla mia razza, dai Pleiadiani. Fu creato per ospitare la sede universale della Grande Fratellanza Universale la quale comprende più concili di razze aliene e più federazioni tra cui anche la nostra. Di Nibiru originale rimane solo più la sua crosta esterna mentre all'interno sono stati ricreati gli habitat naturali per ogni specie ospitante. Il Grande Concilio di Nibiru opera come comando interstellare tra le federazioni, una specie di ONU galattico con l'impronta di unificare le civilizzazioni ed inserirle nel programma avanzato di ascensione. Ma ritorniamo al mio viaggio ora, che abbiamo fatto chiarezza su cosa è Nibiru e qual è il suo specifico compito. Una volta atterrati ed accolti veniamo portati nuovamente nelle aule magne di registrazione del piano divino dove tutti gli Starseed ed i Walking operano per divenire trasmettitori dei geni cristallini. Si può dire che ogni Walking può trasmettere un gene cristallino a chiunque abbracci il programma 999 del divino piano. I nostri corpi missione divengono pertanto antenne trasmettitori di geni cristallini e chiunque si trovi a contatto con un Walking Starseed può riceverne il flusso generatore. Ed è per quello che è importante che molte persone entrino in contatto con noi Walking affinché i geni cristallini vengano irradiati a quei DNA che ne abbiano fatto richiesta. Il gene cristallino si può ricevere in 2 modi. Primo, modo status in contatto con uno Starseed o Walking che abbia provato attraverso la sua missione di essere un gene cristallino. In genere un Walking originale si riconosce dalla sua missione, che è pubblica ed operativa. Normalmente cambia programma e strategia più volte durante la sua missione, questo per evitare nella Matrix di essere tracciabile dai draconiani di Draconia, che tentano sempre di rompere il collegamento tra il corpo missione ed il Walking che è in fase criostatica sul pianeta originario, nel mio caso Pleiadi. Io sono un Pleiadiano in missione secondo modo status in contatto con il gene cristico luce cristica diretta. Questo secondo modo è il più difficile in quanto l'anima,
che ha lavorato nelle sue vite passate e ha generato un corpo pronto per l'ascensione e ha quindi portato con sé nella sua ultima reincarnazione il gene cristico. Normalmente questo tipo di persone sono e stanno operando come master o operatori di luce nella cristica luce, attendendo la loro chiamata per l'ascensione. Sono divenuti maestri di se stessi durante le fasi di reincarnazioni ed hanno preparato la loro ultima reincarnazione sulla terra con metodo e grande coscienza. Sono persone aperte al perdono continuo e permanente, non hanno giudizio su alcuno né sull'origine del giudizio in sé né sulla forma. Sono assistiti da guide potenti che li assistono nel loro processo di ascensione ed karma ultimo. Terzo, modo status in divenire. In questo caso l'anima in soggetto si è illuminata attraverso delle sincronicità che l'universo gli ha inviato per donargli un aiuto concreto ed accorciare il suo karma diretto. Questi casi sono abbastanza possibili in questo tempo di abbondanza e radianza e coinvolge molti dei nuovi casi di contatto con il nuovo gene cristallino, luce comprensiva di ben 12 universi di coscienza. Vedremo in seguito di cosa si tratta. Affrontiamo l'argomento uno alla volta. Io sono Amrir di Maya e tenterò di aiutarti a comprendere, anche se mi risulta a volte difficile effettuare una traduzione cosmica e comprensibile nell'attuale codice lingua. Il miglioramento genetico, che cos'è? È uno dei nostri attuali compiti come Walking della Federazione Galattica. A volte non è indispensabile comprendere che cosa viene detto in uno dei nostri incontri o seminari e conferenze, ciò viene creato appositamente per creare una causa alla vostra sincronicità. Sono certo che quelle anime che ne hanno fatto la specifica richiesta mi stanno comprendendo a pieno ora. Sì? Sì, io sono Amrir del Concilio Pleiadiano. Per creare pace tra i popoli di un attuale pianeta come il vostro, l'obiettivo principale appare nei nostri schermi della griglia magnetica e diviene quello di inserire in ogni essere umano predisposto animicamente il gene cristallino, che generi un comportamento abituale nella chiara luce opera di benevolenza, perdono, altruismo, generosità. Iniziano ad entrare lentamente nella vita di un umano che ne ha fatto specifica richiesta, innescando all'interno del proprio DNA le nuove stringhe a 12 universi di coscienza. Krion li chiama 12 strati, mentre Amrir preferisce chiamarli 12 universi in quanto gli strati si appoggiano sulla coscienza divina, generando specifici dimensioni della coscienza, che iniziano ad ascoltare le 12 differenti dimensioni, universi, divenendo non locali ed atemporali. Questo specifico nostro obiettivo, ossia quello di innescare un continuo meccanismo in cascata di inserimenti di geni cristallini di nuovo DNA, genereranno sul vostro pianeta la pace universale e la preparazione al primo contatto con noi. Aiutateci in quest'opera ed aiuterete voi stessi. Alcuni della vostra razza sono esseri pronti per ricevere il gene cristallino e divenire onda meccanismo di innesco per la creazione di una civiltà evoluta nell'amore incondizionato e nella pace. Le civiltà pronte ad essere inserite nel programma di contatto devono superare la metamorfosi finale da DNA umano a DNA cosmico divino. Questo è il protocollo da svolgersi, è così. Cari, tutto questo è possibile tramite noi Starseed e Walking, che conosciamo il programma del miglioramento genetico e lo facilitiamo all'essere umano attraverso la nostra opera missione. Questo è il motivo per cui veniamo spediti sul pianeta Terra in forme di coscienza Valkin, o Starseed, ed a volte per l'anima di quel corpo missione è veramente un vero trauma, perché ha la possibilità di rinascere nello stesso suo corpo, nella stessa sua vita che stava conducendo, ma senza averne completamente il libero arbitrio, in quanto per un contratto preso prima della sua incarnazione si inizia un lavoro di scambio tra coscienze ed anime per completare il suo stesso programma di ascensione, suddividendoci in libero arbitrio di entrambi le coscienze. Sto cercando di spiegarmi meglio, che posso non è facile trovare quelle parole che creeranno la giusta conoscenza, ma ci affidiamo alla luce del Dio arte e matematica e ne comprendiamo le estreme e complesse difficoltà per il gene umano, il quale tende ad organizzare il suo cervello rettile per segmenti e porzioni piuttosto che in un unico segmento di porzioni unitarie come nel nuovo DNA divino a mezzogiorno universi di coscienza. Io sono Amrir di Maya al servizio della luce. Accetta ed accogli con amore queste parole di amore.
Tutto questo sta divenendo sempre più sincronico per voi ed è per questo che sul vostro pianeta sempre più persone stanno scrivendo libri sulla ricodifica del DNA, istruendovi sui diversi processi in atto ed anche organizzando seminari per insegnare quanto qui stiamo dicendo. Queste persone sono nella maggior parte dei casi membri della Federazione Galattica e ci sono anche i bambini del raggio Indaco, che la Federazione sta cercando di assistere per tale progetto di ricodifica del DNA, i quali innescheranno intere generazioni future all'attuale processo di ricodifica. Ora, considerando il fatto che su Tiamat vi sono state diverse influenze di altre civiltà, questo spiega la estrema complessità del protocollo di ricodifica e quanto lavoro ci sia per noi Walking e quale grande opera stiamo mettendo in atto per la vostra evoluzione e per potervi accogliere un giorno non lontano nella nostra federazione. Ogni razza specifica ha una genetica differente e richiede a volte processi più lunghi di altre. Sul vostro pianeta vi sono diversi ceppi di differenti geni di provenienza. Questo di certo lo sapevate già. Sì. Questo programma di purificazione e ricodificazione avviene attraverso il coordinamento del Concilio su Nibiru, in quanto qui sono presenti tutte le razze di geni che hanno generato la vita sul vostro pianeta. Le razze dette seminatrici stellari conoscono il programma di ricodifica e stanno collaborando con il Concilio Superiore di Nibiru per completare entro i tempi prestabiliti il protocollo detto di ricodifica del DNA. Tutto questo per proteggere il vostro pianeta da una possibile guerra nucleare, che si è creata sui monitor della vecchia griglia ora sostituita con la nuova da Crione e dall'opera dei Walking e Starseed. Abbiamo preso operatività ormai dal 1982 sul vostro pianeta, iniziando a sostituire immediatamente il vecchio paradigma griglia magnetica con un nuovo paradigma, che avrebbe così portato al sicuro tutto il popolo terrestre e non solo, soprattutto Tiamat, il vostro antico e azzurro pianeta. Su Nibiru, dove ora io mi trovo, vi è il centro di controllo missione per Starseed e Walking. Qui veniamo addestrati al protocollo di ricodifica del DNA attraverso una scuola di appoggio per Walking e Starseed. Per noi Walking, Nibiru fornisce piani di missione ed assegna i gruppi di supporto per monitorare e proteggere l'essere inviato sulla Terra in missione. Veniamo addestrati in aule create appositamente per lo studio dei comportamenti dell'essere umano per cercare insieme agli insegnanti di appoggio tutore, nel mio caso Aaron Sumase, le soluzioni principali alle diverse genetiche di DNA che incontriamo durante tutta la nostra missione. È per questo motivo che un Walking viene addestrato ad una specifica lettura del DNA umano ed è in grado, attraverso dell'osservazione onirica, di verificare lo stato di richiesta dell'anima al gene cristallino o lo stato di modificazione messa in atto. È chiaro ed evidente che il nostro progetto è conosciuto anche ai draconiani di Draconia, i quali non sono completamente d'accordo nell'inserimento della razza terrestre all'interno dei protocolli di contatto con le razze presenti su Nibiru e si stanno opponendo attraverso i loro ambasciatori, e questo ha creato una difficile situazione interna ed esterna, che ha chiamato l'impegno del comandante Ashtar, conosciuto oramai dalle diverse razze extraterrestri come il migliore stratega e risolutore di pace. Non abbiamo alcun dubbio sulla riuscita del piano divino e il successo è assicurato, in quanto gli unici ad opporsi alla definitiva entrata nella fratellanza galattica sono i draconiani di Draconia. Altre volte in altri sistemi stellari ci siamo trovati a dover innescare il gene cristallino affinché la razza di quel pianeta non si autodistruggesse e pertanto si purificasse e si cristallizzasse per la propria evoluzione. In quel caso le razze avverse al protocollo di ricodifica erano più di una, pertanto non ci spaventa affatto che nel vostro caso ve ne sia solo più una o al massimo 2 rettiloidi. Presto tutto questo grande progetto sarà unificato e completato e la vostra razza potrà godere degli enormi benefici delle nostre attuali tecnologie. Potrete usufruire di abbondanza piena su tutti i piani della vostra vita e coloro che avranno completato la purificazione del codice a 12 universi strati si ritroverà quasi improvvisamente a vivere un pianeta di quinta dimensione. Conosciamo le vostre paure e le stiamo ricodificando con il gene cristallino del puro amore.
Non dubitate minimamente del nostro completo aiuto, perché ciò è già probabile attraverso dell'operato di noi Walking e di quegli esseri di luce chiamati a filare nuove griglie magnetiche. Vedi Crion del servizio magnetico per creare il nuovo DNA cosmico a livello olografico. La nuova griglia magnetica incorpora la copia immagine del nuovo DNA cosmico e divino, per intenderci incorpora i semicristallini del gene cristallo. Potete fin da ora farne richiesta attraverso alcune semplicissime richieste con invocazioni di coscienza. Dal 1989 noi Walking stiamo operando con Crion del servizio magnetico per assistere l'uomo al suo più grande ed innovativo progetto di evoluzione: ritrovare i semi stellari delle memorie divine. Io sono Amrir Di Maya e collaboro nel qui ed ora a questa grande opera divina. Ve ne sarete certo accorti nella tecnica a voi donate del ricalco della matrice, la quale tecnica vi aiuta alla ricodifica delle memorie divine in voi. Usatela. Nel 1992 Crion ha terminato di installare le tarature di base della nuova griglia. Infatti molti bambini nati dopo il 1992 sono già completamente orientati al progetto della ricodifica magnetica del loro DNA e non hanno bisogno di mutare quanto gli adulti, in quanto incorporano già una grande percentuale del gene cristallino ricevuto nel contratto di nascita. Pertanto vi daremo oggi qui in questa sede aula dorata l'appoggio alla vostra ricodifica con alcune invocazioni di coscienza per aiutarvi nella richiesta specifica di aggancio alla nuova griglia magnetica, per poter da subito iniziare il processo in voi ed innalzare così il livello del DNA al nuovo DNA divino. Tutto ciò comporta una preparazione spirituale, che sottointendiamo già creata dai singoli individui, i quali in questa situazione di richiesta 3 status sincronico si trovino ora a leggere. Sappiamo e conosciamo bene che coloro i quali non hanno effettuato tale operazione leggeranno queste righe come qualcosa di insensato e per nulla scientifico, e pertanto catalogato nel loro cervello rettile come qualcosa di impossibile a farsi o a credersi. Non ci preoccuperemo affatto di queste anime, in quanto ne conosciamo perfettamente il programma. Esse sono destinate ad una reincarnazione in mondi e dimensioni di terza dimensione, dove potranno adempiere al loro ancora lento processo di cristallizzazione. Inviamo loro la nostra luce e i nostri tutor di appoggio, guide spirituali ancora per le vibrazioni di terza, giudizio, guerre, sofferenze, malattie e via discorrendo. Siamo qui in questa sede per assistere invece coloro che hanno già completato la richiesta al processo di ricodifica cristallino del proprio DNA. Per dare inizio a questo processo, occorrerà prendere coscienza e consapevolezza che il Sole, il vostro Sole, sta ora integrando tutti i vostri sé parziali, integrandoli in un unico sé integrale, unificando tutte le vostre antiche e parziali memorie di vite precedentemente vissute. Integrerete parti di voi lasciate in dimensioni e spazi di antimateria come memoria akashica e li integrerete ora con questa fondamentale serie di 3 invocazioni di coscienza da ripetere fino a consapevolezza avvenuta. Integro in un unico sé tutti i livelli dei miei sé parziali, unificandoli alla mia nuova Merkaba di luce, corpo di luce del sé divino. Dissolvo il mio attuale sé nella fusione multidimensionale, identificandomi in ogni essere vivente e nel tutto in divenire corpo radiante del sé divino. Depotenzio i corpi fisici locali, amplificando i corpi eterici ed astrali, divenendo sé multidimensionale corpo non locale del sé divino. Fonte Amrir Di Maya Pleiadi. Per completare tale processo di ricodifica del DNA occorre una grande attenzione non di mente ma di coscienza e piena consapevolezza. Affronteremo quindi il continuo di questo protocollo di ricodifica in un seminario ed incontro, che presto co-creeremo insieme con quelle anime che ne hanno fatto richiesta universalmente al divino interiore. Aramon. Amrir Di Maya.